gara RGB, flush. Ciao a tutti, come avete visto dall'anteprima e come avete visto ovviamente dal titolo del video, Sonoff ha presentato un nuovo prodotto. Prosegue l'introduzione di prodotti che rispondono a diverse richieste, un po' sotto sollecitazione di noi youtuber, un po' in base a cosa vedono che acquista la gente sul mercato anche di altri brand, cercano di tirare fuori qualche prodotto nuovo. Come questa nuova striscia Sonoff L3 Pro, è un video che facciamo in anteprima, ce l'ho già da un po', ho avuto modo di testarla, di capire un attimino il funzionamento. Vi dico già che non è ancora ad oggi che pubblico il video, se cosa siamo, al 2 giugno, non è ancora in vendita, ma sta arrivando a fine video, poi vi do qualche informazione in più. È una semplicissima strip LED da esterno, quindi rivestita con tutta la gommina trasparente, certo non resiste all'immersione. È un prodotto che verrà venduto verosimilmente in questa confezione che è il taglio da 5 metri, ma potrebbero anche arrivare altre misure. Cos'ha di diverso dalle altre strisce Sonoff che già c'erano da altri prodotti è che è, diciamo, dinamica, quindi fa tutti dei giochi di luce, dei movimenti che non sono uguali per tutti i LED, ma che si muovono per tutta la lunghezza della striscia. Questo prodotto in casa Sonoff mancava, dovevamo magari ripiegare su altri brand usando altre app. In questo modo riusciamo ad implementare tutto dentro l'app WeLink. La apro, ve la faccio vedere, vediamo un po' come si comporta. Ma prima di andare avanti vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare tutte le notifiche e di seguirmi su Instagram Massidattoli, perché metto sempre tutti i post dei video che sto preparando e dei contenuti che ho appena pubblicato sul canale. Dunque arrivano in questa nuova scatola, questo è il taglio da 5 metri L3 Pro, temperature di colore da 2500 a 6500K, Google Home, Amazon ovviamente e WeLink, sono Bluetooth. Controlli dall'app, controlli vocali, programmazione, scene, risposta alla musica, tutti i vari colori, alimentata a 5 volt, su 5 metri ci sono 150 LED, lavora in Bluetooth 5.0 a basso consumo. Per quanto riguarda invece la parte Wi-Fi abbiamo 802.11b a 2,4, speriamo che questo B non dia problemi, come i contatti per i serramenti. Troviamo dentro il manuale, la striscia LED, un cavo USB Type-C da 1 metro e il controller che ha l'ingresso Type-C per l'alimentazione, il pulsante per i comandi, questo sportello che serve per la connessione della strip, non è compreso l'alimentatore che vi dovrete procurare. Per alimentarle è consigliato per tutta la striscia un alimentatore da 2 A, magari ve ne lascio qualcuno in descrizione. Dunque striscia LED che arriva ovviamente bloccata per il trasporto, la liberiamo. Vedete, questa qui è la partenza con questo connettore a 3 pin che va inserito semplicemente nel connettore qua, in questo modo. Non potete sbagliare perché ci sono 2 pin vicini in alto e un pin in basso da solo, quindi la inseriamo facendo attenzione a non piegare i contatti. La striscia è dentro, la fermiamo con la chiusura. Striscia che monta dei LED abbastanza grossi, completamente rivestita, quindi è come da indicazioni IP65, quindi resiste, diciamo, agli schizzi d'acqua, può stare anche in esterno. E abbiamo tutta la parte adesiva posteriore che non è marchiata 3M, è un biadesivo bianco abbastanza gommoso, non sottilissimo, molto tenace. Ovviamente si può tagliare ovunque voi vediate il segno, quindi voi potete partire da qui e arrivare anche solo fino qui. Si può tagliare dove c'è questo segno verticale. Se eventualmente dovete fare delle curve, da come sono fatti i pin non mi sembra esistano delle curve già fatte in commercio con questo passo, quindi si può tranquillamente tagliare, fare una curva, ma bisogna saldare le piazzole con 3 pezzettini di filo usando magari il saldatore TS80P che avevamo visto nel video che vi lascio qua nelle schede. Ok, ci procuriamo un alimentatore. Questo qui è da 1 A, vediamo se ce la fa. Iniziamo ad aprire la nostra app WeLink, dispositivo che si accoppia con il Bluetooth del telefono. Alimentiamo la centralina. La striscia lampeggia, quindi è in modalità accoppiamento, abbiamo 1 minuto di tempo per aggiungerla. Facciamo quindi tasto più, accoppiamento Bluetooth, l'indicatore lampeggia sì, prossimo, lo trova già, connetti. Nome L3 5MP L3
è il nome della striscia, 5 metri è il taglio, P perché è Pro, lo cambiamo e lo chiamiamo striscia, giusto per non confonderci con gli altri dispositivi. Lo mettiamo in taverna. Completato. Vedete, ci compare questo simbolino con la lumachina, con la rotellina, con la nostra striscia, e effettivamente ci dice che è connessa però al Bluetooth. Adesso facciamo poi delle prove. Quindi quando apriamo l'app ci chiede di connettersi al network Wi-Fi, diamo connetti, tocca qui per connettere Wi-Fi, esce la solita finestra dove identifica già la rete a cui è connesso il telefono con la password, la salviamo. Fallito, riproviamo, fallito. Perché fallito? Perché, come dicevo all'inizio, già ho visto dalla scatola che anche questo controller si connette al Wi-Fi 802.11b. Io per far lavorare alcuni dispositivi che vanno solo con l'802.11b ho dovuto riesumare un vecchio router Zyxel perché è l'unico che avevo in casa che supporta questa banda del Wi-Fi. Vi dico già che il mio Fritzbox 7590 non la supporta, tantissimi non la supportano, diventa un po' complesso utilizzare i dispositivi che usano la 802.11b. Quindi cambio rete Wi-Fi, non uso la mia Etihad, ma vedete che a casa mia ho generato questo Wi-Fi che si chiama Etihad B, quindi anche sul telefono mi connetto provvisoriamente a quella rete Wi-Fi, torno nella nostra app WeLink, diventa Etihad B, provo a salvare adesso e il dispositivo si connette. Perfetto, quindi 3 pallini in alto, abbiamo tutte le impostazioni. Prima cosa andiamo a vedere se ci sono aggiornamenti ed è all'ultima versione. Posizione, condividi. Impostazioni Wi-Fi, possiamo appunto andare a cambiare la rete. Poi abbiamo impostazione per linee lampada, vedete che c'è 150, questo valore indica quanti LED abbiamo nella striscia, quindi se la lasciamo intera sono 150, se la tagliamo dobbiamo impostare il numero esatto di LED che servirà poi all'applicazione e al controller per gestire i giochi di luce, se la tagliate a metà diventano 75 e via dicendo. Produttore, modello, non abbiamo nessun'altra impostazione, qui però abbiamo i controlli generali. Attualmente siamo al 50% di luminosità tonalità blu, andiamo tranquillamente al massimo, striscia che comunque non scalda, dopo vedremo quanta luce fa effettivamente, tutte le varie possibilità di cambiare colore, quindi in base a dove vi spostate col dito sulla tavolozza dei colori scegliamo la tonalità, qui sotto abbiamo la possibilità di dare degli orari e dei timer nella modalità colore, poi qua sotto cambiando impostazione abbiamo tutti i giochi di luce, ovviamente avranno delle traduzioni italiane insomma un po' approssimative ma cercheremo di capire come funzionano. Abbiamo 2 avanti magico, 3 indietro magico, questa è la variazione di colore diciamo in avanti oppure 3 indietro, è il senso del cambio colore. Vedete che se io la metto qui il colore cambia con il movimento, questa cosa adesso la vediamo nel piccolo, dopo lo vediamo nel grosso, non è niente male. Oppure abbiamo indietro, quindi lavora nel senso contrario. Con questo slide cambiamo la velocità, ok, del passaggio da lentissima a velocissima, e questo è il movimento Magic. Poi abbiamo il movimento Wave, abbiamo il movimento Onda, ne abbiamo un sacco. Movimento Gara, qui i nomi diciamo che magari non rispecchiano esattamente il tipo di movimento che potreste immaginare, ma una volta che avete imparato, insomma che avete scelto i vostri preferiti, li gestite tranquillamente. Comunque ce n'è un bordello. Tornando nella striscia, c'è poi la modalità musica questa, quindi lui con il sensore, credo sia qua nel controller perché ci sono dei forellini, dovrebbe lavorare in base a quello che percepisce. Ok, in base a come parlo e ai rumori che sente, vedete che rispondono i colori. Nella home alla fine abbiamo lo switch per accenderla e spegnerla. Qui sotto in orario, timer eccetera abbiamo la possibilità di aggiungere una programmazione, quindi esattamente come i Son of Mini eccetera possiamo decidere ad un determinato orario se si deve accendere, se si deve spegnere e in quali giorni della settimana deve ripeterlo, quindi programmazione classica. Oppure timer che è semplicemente un conto alla rovescia, possiamo impostare 30 minuti, dopo i 30 minuti o accende o spegne. Funzioni diciamo abbastanza basilari. La particolarità di questa striscia è appunto che può fare tutti questi giochi di luce che sono molto più carini di una striscia come i vecchi modelli che poteva solo fare dei giochi di luce ma uguali su tutti i LED. Vediamo se la striscia è presente nei dispositivi che si possono aggiungere ad esempio all'NS Panel. Andiamo quindi in widget,
proviamo ad aggiungerla, striscia è presente, quindi la salvo, lei viene aggiunta tranquillamente. Adesso andremo poi a provare anche dal touch dell'NS Panel che controlli abbiamo. Dispositivo che se connesso al wifi funziona regolarmente, con il solo Bluetooth non viene gestito da NS Panel. Lo troviamo qua come dispositivo, entrando dentro possiamo accenderlo o spegnerlo, con lo slide possiamo variare la luminosità e col cerchiolino coi colori possiamo cambiare la tonalità. Vediamo invece come si comporta con l'assistente vocale. Spegni striscia. Purtroppo non ho trovato nessun gruppo o dispositivo chiamato Striscia. La prova l'ho fatta, ma in realtà mi sono accorto che normalmente quando aggiungo un dispositivo in EWI-Link Amazon lo becca direttamente. Non è ancora successo con questa nuova striscia LED. Probabilmente verrà implementata in un secondo momento, come era successo ad esempio con i Dual R3. Al momento Amazon non trova il dispositivo collegato in EWI-Link. La approfondiremo. Ok, adesso cerco di presentarla qua dietro al posto della striscia LED che ho già. Non la monterò in modo definitivo perché ho qui dei progetti, insomma, di cambiare location per fare i video, insomma, stiamo vedendo un attimo, quindi l'appoggio un attimo qua dietro, faccio un profilo U provvisorio e vediamo meglio come si comportano questi giochi di luce. Ok, l'ho buttata qua dietro giusto provvisoria per farvi capire come lavorano i movimenti. Quindi questo è l'avanti magico veloce, questo è l'avanti magico più lento. Facciamo il wave, quindi con tutti i LED che camminano, vedete che così riusciamo a capirli meglio. Colore onda, onda RGB, vedete questa è la gara colore col serpentone che fa tutto il giro, molto carina. Modalità flash, quindi che cambia colore ma che rimane come il punto di partenza. Modalità marchese, quindi col singolo colore che cambia il movimento. Modalità jump, quindi questa specie di strobo discoteca. Graduale, ok, questa specie di blink. Stroboscopico, magari faccio qualche video con questo effetto così vi faccio rintronare quando lo guardate. Diciamo che una modalità molto carina che mi sta piacendo è questa qua del Raise. Adesso vediamo come si comporta con la musica. Ok, quindi musica molto bassa che nel telefono non succede nulla, bisogna sicuramente avvicinarla al microfono che in questo momento è là dietro. Adesso l'ho tolta, però mi è piaciuta un sacco, farà sicuramente parte della mia nuova ambientazione, che sia questa o un'altra. Come vi dicevo inizio video, non è ancora in vendita, sta per arrivare, ci hanno dato tra virgolette la possibilità di pubblicare il video da metà maggio in poi, si vede che sono in ritardo o con la produzione o con magari qualche dettaglio tecnico, ma so che dovrebbe costare occhio e croce sui $25, quindi un prezzo che ci sta assolutamente per il prodotto che è. Ho fatto poi ancora delle prove, ho provato a giocare anche col numero di LED, quello che potete impostare nell'app. Se la lasciate intera a 150 e magari dite che ci sono solo 100 LED, lei fa il movimento fino al 100° LED e gli altri 50 stanno accesi ma fissi. L'ho utilizzata in tutte le prove intera 5 metri con quell'alimentatorino da 1 A e non ho avuto nessun problema. Certo, le indicazioni sono di metterlo da 2 per la striscia intera, se vogliamo essere nel giusto rispettiamole. Quindi un bellissimo prodotto, ma c'è un ma. Questo problema che vi ho fatto vedere è della connessione wifi. Purtroppo avere oggi come oggi una 802.11b non è così scontato. Se non siete in grado di attrezzarvi in quella direzione, sapete che comunque la striscia funziona benissimo, viene comandata benissimo dentro l'app, ma in modalità Bluetooth, quindi dovete essere a portata di telefono, ma vi dico che ha una portata importante perché io l'ho posizionata qua in taverna e riuscivo a comandarla col Bluetooth al piano di sopra, una decina di metri più una soletta, che per una trasmissione Bluetooth non è male. Non riuscite ad utilizzarla su NS Panel, non riuscite ad utilizzarla se siete fuori di casa, siete un po' più limitati, però le funzioni le fa comunque tutte. Carina, spero che sia carino anche il video. Se vi è piaciuto mettete un bel like, ricordatevi di iscrivervi al canale, vi lascio tutte le info in descrizione a oggi che esce il video. Man mano che verrà messa in vendita aggiungerò il link per comprarla, vedremo se sarà disponibile anche poi dai nostri amici di Expert for House. Io vi ringrazio, ci vediamo al prossimo video, alla prossima diretta del giovedì. Ciao da Massi Dattoli!